Ben ritrovati sul canale Valoroso IT, canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Oggi non parliamo solo di cose retro, ma anche di cose moderne. Ci troviamo al Varese Retro Computing 2023 e insieme a me c'è Luca Baldi e Matteo Baldi del Control Alt Museum di Pavia. Loro ci faranno delle presentazioni un pochino più moderne, però ne parlano direttamente loro. Passo subito la parola. Ok, io sono Luca e veniamo appunto da Pavia. A Pavia c'è Convivitere, un'associazione che si dedica di tante cose. Ci occupiamo di fare corsi gratuiti e non di diversi ambiti, quindi programmazione, droni, taglio laser, stampa 3D, tantissime cose. Di tutto. Di tutto. Ci sono stato una volta, è una roba magnifica, cioè tu entri, apri la bocca e la chiudi soltanto quando sei uscito. Grazie. E abbiamo anche, ovviamente diciamo che tutta l'associazione è circondata dal museo, è un museo di retrocomputing, abbiamo veramente tantissimi pezzi, dai più famosi come il Commodore 64 a delle chicche più particolari e anche delle console d'epoca, le più famose. E, oltre a questo ci occupiamo anche della parte più nuova, delle nuove tecnologie, che una parte di quell'associazione ce l'abbiamo qui oggi a Tradate. Tra l'altro ho fatto un mini video sul Control Alt Museum di Pavia, vi metto il link in descrizione. Buongiorno, io sono Matteo Baldi, sempre del Control Alt Museum e qua su questa macchina abbiamo una depth camera, il Kinect di Xbox, che è nato per i videogiochi ma poi non si è rivelato molto adatto a quell'ambito, ma con poi anche la versione dopo, l'Azure Kinect, si sono spostati sull'ambito più professionale. E questo a cosa serve? Questa depth camera serve appunto per mappare i movimenti di una persona. Infatti con questo software possiamo vedere che sta mappando i miei movimenti su uno scheletro, possiamo chiamarlo scheletro, e poi si possono registrare questi movimenti e andare ad utilizzare appunto questi movimenti in Blender per creare un'animazione in modo molto più immediato rispetto che animare manualmente, ecco. Poi questa animazione può essere utilizzata in simulazioni, videogiochi o qualunque cosa. Quindi tu ti muovi davanti alla telecamera, lui registra i movimenti che tu fai e li replica sopra questo scheletro. Esatto. E poi esatto. Lo puoi colorare, puoi metterci... Questo scheletro, attorno a questo scheletro posso metterci per esempio un orco, e quindi il movimento che ho fatto io a casa mia davanti alla telecamera verrà poi nel mio videogioco replicato su un orco. Ah, ok. E questo lo fai con Blender, che è questo programma qua? Questo lo faccio con Blender e con il Kinect della Microsoft. Okay. L'obiettivo quindi è creare questo personaggio e i suoi movimenti, se ho capito bene, e successivamente poi cosa succede a questo personaggio? Beh, questo personaggio che si muove nel modo in cui vogliamo noi può essere implementato magari in dei piccoli filmati all'interno di un videogioco, di una simulazione dove troviamo questo personaggio che interagisce col giocatore. Qua invece questa è un'altra applicazione che abbiamo sviluppato utilizzando Unreal Engine 5. Questo è stato fatto per il nostro museo, è un'installazione che verrà messa nel nostro museo e utilizza anche il Leap Motion, un sensore che permette di identificare la posizione delle mani e può essere implementato con Unreal Engine 5. In questo caso abbiamo il sensore che legge il movimento della mano destra per fare avanti e indietro lungo la macchina e la mano sinistra per ruotare la macchina in questione. E quando chiudo la mano posso passare da una macchina all'altra, e questo permette di avere per esempio un'installazione in un museo, oppure arrivare addirittura ad avere ogni pezzo del museo in digitale e poterlo visualizzare nel dettaglio anche se non si è effettivamente nella sede del museo.
Beh, ma che cos'è Unreal Engine 5? Unreal Engine 5 è un programma innanzitutto rilasciato da Epic Games e che viene utilizzato in parte per fare videogiochi, il più famoso è Fortnite, ma viene utilizzato per fare anche tante installazioni di questo tipo oppure simulazioni professionali. Ne abbiamo un altro esempio qua, questo per esempio è l'editor. Si programma utilizzando questo sistema di blueprint oppure in C++. Unreal Engine 5 permette di fare molte cose, dai banali videogiochi come questo che utilizza semplici carro armati low poly a delle applicazioni come un car configurator che potrete trovare sul sito di BMW, sul sito di Porsche, quando volete personalizzare la vostra nuova macchina. Spero che anche questa applicazione moderna, non proprio vintage come siete abituati a vedere sul mio canale, vi sia piaciuta. Guardate anche gli altri video relativi al Varese Retrocomputing 2023 perché ce ne sono di cose interessanti, un pochino più vintage e non sempre così moderne. Grazie di tutto e al prossimo video. Ciao!